Ciao a tutti amici, allora in questo video vi darò ulteriori informazioni su questo motore a spazzole. Dato che molti di voi mi hanno chiesto alcune informazioni, se si può variare la velocità, se si può farlo girare avanti e indietro, se va in tensione continua, tensione alternata, oggi vi darò ulteriori informazioni, vi farò vedere come variare la velocità di questo motore e in più vi annuncio che farò un altro video sul motore a induzione, quello diciamo classico tradizionale, che è questo delle vecchie lavatrici, e vi spiegherò, siccome che alcuni di voi mi hanno chiesto si può variare la velocità, non si può variare la velocità. Questo motore è nato con due avvolgimenti e due velocità, praticamente due avvolgimenti che sono poi 2, 2, 4, perché praticamente due avvolgimenti sono per la bassa velocità avanti e indietro e due avvolgimenti sono per l'alta velocità avanti e indietro. Questo motore però, variando la tensione, non varierà mai la velocità. Infatti ho fatto delle prove, non si riesce, si abbassa la tensione, ma siccome che è un motore che asincrono, varia in base alla sua frequenza. Proverò a fare degli esperimenti con un inverter a vedere se si può variare la velocità di questo motore. Comunque adesso mettiamo da parte questo e concentriamoci su questo. Allora, questo motore abbiamo detto che chi ha visto i miei video precedenti, che va sia in alternata che in continua, perché lui non ha bisogno di una frequenza, ma ha bisogno solo di una tensione per eccitare il suo campo magnetico, e poi la commutazione sul collettore che praticamente, essendo sfasata, anticipa sempre il campo magnetico e lo fa ruotare. Lui quando commuta anticipa il suo campo magnetico e continua diciamo, a inseguirlo e fa girare il motore. In grandi linee funziona così. Allora, alcuni mi hanno chiesto per la rotazione avanti e indietro. Allora, questi sono i collegamenti, diciamo, che ho fatto vedere già anche in precedenza. Allora, i due laterali sono quelli che si dà tensione, ok? Allora, per dare tensione bisogna alimentare i due laterali e il motore gira in un senso, ok? Adesso stiamo dando 7 volt in continua e sta assorbendo 0,76 ampere e sta girando in un senso. Per invertire il senso di marcia è sufficiente fare questo discorso: staccare questo, attaccarlo al posto di questo e lui cambia il senso di marcia, ok? Non cambierete mai il senso di marcia invertendo la polarità, perché vedete che adesso sta girando a sinistra e gira ancora a sinistra. Facciamo un inverso e gira ancora a sinistra, ok? Dunque, per cambiare il senso di direzione del motore, per invertire il senso di direzione, è sufficiente scambiare questi due fili. Questo si metterà qua e questo si metterà qua, ok? Poi in un altro video magari vi farò uno schemino con due, diciamo, selettori o due relè per fare avanti e indietro, come si fa a fare l'avanti e indietro. Allora, per la velocità, allora, questo motore abbiamo detto che va anche in alternata. Adesso in continua io l'alimentatore al massimo può arrivarmi a 60 volt. Ok, siamo a 60 volt, siamo a 0,99 ampere, ok? La velocità, andiamo a leggere la velocità se riusciamo.
4800 giri. Allora, vediamo di alzarlo così perché sennò non si vede. Ok, non si vede la velocità. Allora, siamo a 5600 giri, ok, al massimo, a 60 volt, con l'assorbimento di 1 ampere, ok, in continuo. Se vogliamo variare la velocità in alternata, ora stacchiamo questi qua, spegniamo l'alimentatore. Ok. Se vogliamo variare la velocità in alternata abbiamo due soluzioni: o usare diciamo, un regolatore di tensione di quelli delle lampade, oppure utilizzare un reostato di questi che varia la tensione. Allora, viene chiamati in vari modi. Allora, questo variatore di tensione viene chiamato in vari modi: variac, reostato, un autotrasformatore, diciamo, regolabile. In teoria sì, è un autotrasformatore perché non è isolato il primario col secondario, però è regolabile perché c'è il cursore, diciamo, che scorre sui suoi avvolgimenti e varia da un minimo di 0 volt fino a un massimo anche di più di 220 volt. Se abbiamo 220 arriveremo anche a 230, 240. Allora, non tutti hanno un coso del genere per variare la tensione, dunque vi consiglio di usare questo varialuce, che, diciamo, questo è un varialuce da 100 a 500 watt, ok, e il motore, essendo un 400 watt massimi, possiamo benissimo variare la velocità con questo varialuce, ok. Poi attenzione, a vuoto tutto funziona, col carico bisognerebbe vedere se acquistare un variatore di tensione idoneo per un motore con magari più watt, anche 1000 watt, perché col carico, gli spunti eccetera, meglio acquistare un variatore di tensione un po' più potente e adatto per il motore. Comunque io farò la prova con questo e vi farò vedere come variare la tensione, vedremo quanti giri raggiunge e vedremo gli assorbimenti e la corrente su questo apparecchio, tensione, corrente e watt. Allora, un attimo perché si è staccato un filo qua. Ok, ci siamo. Allora, ho collegato tutto, vi riassumo cosa c'è collegato. Questo è collegato sull'ingresso del 220, vede praticamente i watt, gli ampere, i volt in entrata, la potenza, potenza oraria. Noi visualizzeremo solo tensione in ingresso e gli ampere e la potenza. Questo tester è messo in alternata, che vede la tensione sul motore, e questo è il nostro varialuce. Ok, siamo pronti, cominciamo a alzare la tensione del varialuce. Vedete,
La tensione del varialuce non parte da zero come il reostato che vi ho fatto vedere prima, parte all'incirca sui 100 volt, 90-100 volt, vedete? 70, 60. Diciamo che ha una partenza brusca. Perché questo? Perché siccome che è stato progettato per delle lampade a incandescenza, diciamo che sotto i 100 volt non si illuminano le lampade, o se si illuminano sono proprio molto tenui. Quindi parte da questa tensione minima, che è questa qua, vedete? Dopodiché 60, e poi si azzera, vedete che si azzera sotto questa. C'è una tensione di 29, ma vedete già con il minimo della tensione che va subito a 70. Girando il potenziometro, appena va in conduzione si arriva già a 60 volt. Ok? Allora, con una tensione alternata di 92 volt abbiamo questa velocità. Proviamo ad andare a 100 volt. Ok, a 100 volt andiamo a vedere la velocità. Siamo sui 6000 giri. Ok, 6000 giri e il nostro motore assorbe 80 watt. Aumentiamo, vedete che aumento brusco, già a 150, siamo a 11.000 giri, 12.000, abbiamo un assorbimento di 150, all'incirca 150 watt e una tensione in uscita sul motore di 150 volt. Aumentiamo fino a 200, così siamo a 200, siamo a 17.000 giri, così al massimo, diciamo 17, quasi 18.000 giri, 17, 9, 18, man mano li raggiunge perché la velocità non è stabile come il motore sincrono. E abbiamo 242 watt in questo momento di motore. Abbiamo 1 ampere 14 di assorbimento, i volt in ingresso sono 211 e i volt in uscita 210, cioè sono identici praticamente. Dunque questo è un modo semplice per variare la velocità del nostro motore. Se avete altre domande su questi motori fatemele pure. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, mi raccomando.